domanda un po' scottante, che all'interno delle religioni anche per me c'è un po' di confusione e di utilizzo manipolatorio su questo. Nel mondo spiritista o anche spirituale si parla molto di un al di là fatta un po' a tre livelli, potremmo dire così. C'è un mondo poi più infernale, più chiamato in diversi modi nelle varie culture, un mondo più da purgatorio e un mondo più paradisiaco. Ora la domanda è intanto che cosa sono questi mondi? Secondo, sono tutti creati da noi e quindi la nostra coscienza come qui proietta una realtà in cui realizza delle cose o meno e quindi come il karma, i figli del karma, così continua a proiettare anche al di là un mondo come una scenografia personale, o esiste invece anche come qui esiste anche un al di là, io sto parlando, c'è Monica, c'è una realtà, cioè io sto vivendo questa cosa, anche se da dentro sono sempre io che creo questa, ma esiste un piano di realtà esterno che interagisce con me, quindi di là esiste un piano esterno che interagisce, quindi esiste veramente luoghi di questo genere, o è tutto una proiezione della coscienza? Cioè, un po' di chiarezza su questo punto che è stato molto discusso, manipolato, per cui si va di là, se sei stato cattivo vai all'inferno, cioè, o comunque ci sono realtà che tu vai a creare, devi soffrire, devi stare lì. E anche chi parla che sei tu che le crei e sei un po' un realizzatore di queste, c'è comunque una realtà esterna che, come dire, viene accettata da molti e quindi i molti creano quella realtà in cui realmente poi è così. Ecco, c'è un po' di confusione su questo punto, se puoi chiarire quello. Sì, devo dire che i maestri su questo hanno fatto molta chiarezza perché mh, ci hanno spiegato un po' come è fatta questa esperienza che noi facciamo. Noi facciamo un'esperienza da esseri umani dove, come dicevo prima, un grado di coscienza prende un corpo per fare un'esperienza di un certo tipo, per esprimere, cioè un certo grado di coscienza, la sua modalità di esprimersi, cioè di essere nella vita, è quella di avere un corpo attraverso il quale si esprimono alcuni livelli e questi livelli li conosciamo tutti perché li sperimentiamo continuamente. Uno è il piano fisico, no? La materialità con la quale ci confrontiamo. Una è tutta la dimensione dell'emotività, dei sentimenti, dei desideri, c'è tutta questa parte che è un motore dell'esistenza e poi c'è la parte della mente, ma anche noi adesso stiamo usando la mente per confrontarci. Quindi ci sono queste tre dimensioni di noi stessi che sono tutte riunite in un'unica esperienza, che è l'esperienza di una persona incarnata. Altra parte che si aggiunge a questa è quella che viene definita del corpo acasico. Il corpo acasico è proprio la coscienza, quel grado di coscienza che si esprime attraverso questi tre corpi: corpo fisico, corpo astrale, quello delle emozioni e dei desideri, e corpo mentale. Allora, che cosa succede nella dimensione fisica? Nella dimensione fisica noi viviamo una condizione illusoria perché riteniamo che la realtà con la quale ci confrontiamo sia appunto reale. Siamo convinti che il nostro corpo sia questo, quando ci guardiamo allo specchio, che il tavolo su cui adesso sto appoggiando le mani esiste effettivamente così com'è, anche se anche la nostra stessa scienza ci ha spiegato molto bene che gli oggetti così solidi che noi tocchiamo in realtà sono più vuoti che pieni, no? Tutto il discorso ondulatorio, particelle, no? Basta, come dire, leggere un po' di fisica, così di divulgazione per rendersi conto che questa realtà che appare così materiale in realtà non lo è per niente. E come, per questo è possibile poi che avvenissero i fenomeni che superano completamente le leggi della fisica che conosciamo, i fenomeni che abbiamo visto nel Cerchio di Firenze 77. Questo è il mondo che noi viviamo avendo un corpo fisico e avendo la nostra consapevolezza spostata tutta dentro la dimensione fisica. Quando lasciamo il corpo fisico, quella che noi chiamiamo morte, in realtà non moriamo assolutamente, ma semplicemente si aprono i sensi del corpo astrale, quello immediatamente più sottile. Quindi non è che andiamo in un luogo, non c'è che ne so, un purgatorio, un inferno, un paradiso, non c'è niente di tutto questo. È semplicemente che quel livello di frequenza delle particelle
che a una certa velocità ci rappresentano la dimensione fisica, come dire, le velocità delle particelle che costituiscono il nostro corpo incontrano la velocità delle particelle che costituiscono il nostro tavolo e il tatto ci dà la sensazione di qualcosa di solido sotto le nostre dita. Sono velocità di particelle che fra loro si accordano. Quando non abbiamo più il corpo fisico, le particelle di cui parliamo sono molto più sottili, sono così sottili che i sensi di cui noi disponiamo, tatto, olfatto, vista, non ci permettono di cogliere quella frequenza che pure c'è. E quindi la frequenza con cui ci troviamo a vivere una volta lasciato il corpo fisico è un'altra frequenza che, come quella del corpo fisico, crea un mondo per noi tangibile, visibile, con le sue forme, così la frequenza più sottile, più fine, da noi con il corpo fisico impossibile a vedersi, lì crea una sua realtà con la quale si confronta e quindi la stessa realtà un po' in maniera analoga a quella che succede con la vita materiale. Quando si lascia il corpo astrale siamo nella dimensione mentale, ma non perché esista oggettivamente una dimensione mentale, è perché ciò che si attiva come frequenza restituisce quella dimensione mentale lì nella quale ci confrontiamo. L'unica parte vera che noi non abbandoniamo mai, perché lasciamo andare il corpo fisico, lasciamo andare il corpo astrale, lasciamo andare il corpo mentale, tutte le esperienze vissute fino a quel momento come dire, il succo di queste esperienze si trasferisce nel corpo acasico, cioè nella coscienza che è maturata di quell'esperienza e quella coscienza non viene abbandonata mai perché via via si accresce fino al momento in cui non sarà più necessario manifestarsi con un corpo fisico, astrale e mentale, ma ci saranno altre forme di esistenza di quella coscienza che non ha più bisogno del confronto con una parte che si chiama io e l'altra parte che si chiama non io, tutto quello che ci circonda e che ci permette questo scambio. Scusate, sono molto sintetico, capisco che sono temi un po'... Fatto un cappello chiarissimo, ma allora se vado in un posto che c'è la guerra, io oggi qua con la mia realtà fisica vivo comunque un inferno e c'è comunque una guerra di là, esiste Sì. un qualcosa, quindi anche se io uso il corpo astrale con la percezione del sentire emotivo, eccetera, e vado di là e per frequenze vibratorie vado a finire in una cosa che mi si affine a quello, vivrò una guerra o quello che sarà il dolore di qualche cosa, ma di là esiste anche qualcosa che si accomuna. La mia domanda era se esiste, cioè, è una domanda stupida, ma come esiste qui? No, Esiste. vedi, o dipende dal punto di vista in cui osserviamo le cose. O vogliamo dire che qui esistono le cose e quindi diamo loro oggettività, oppure vogliamo dire che qua noi facciamo determinate esperienze che servono al nostro percorso evolutivo, ma sono esperienze soggettive. Quindi la vita come la viviamo è un'esperienza soggettiva ed è soggettiva in ogni dimensione di esistenza nella quale ci confrontiamo. Poi sarà per ognuno di noi, per esempio, tu prima parlavi della guerra, noi, almeno negli ultimi 70-80 anni, e quindi noi, proprio noi qua fisicamente, che siamo più o meno, io sono forse più vecchio di tutti voi, ma anch'io non ho fatto l'esperienza della guerra. Io sto facendo l'esperienza della narrazione della guerra e delle cose che vedo in televisione o che leggo sui giornali, ma non faccio l'esperienza diretta della guerra, no? Faccio un'esperienza mia, soggettiva, fra l'altro che passa attraverso le mie convinzioni, le mie speranze, ciò che mi muove dentro, che è un'esperienza completamente personale di qualche cosa che io chiamo guerra. Chi sta sotto le bombe fa un'esperienza completamente diversa dalla mia, ovviamente. No? Capisci come ognuno fa la sua esperienza del tema guerra, ognuno fa la sua esperienza di ogni tema che possiamo prendere in considerazione e colora la sua vita di quell'esperienza. Questo colorare la vita è ciò che fa vibrare la parte più sottile di noi, che è la coscienza, che si arricchisce di questa esperienza. La mia coscienza si arricchisce del fatto che
sono dispiaciuto quando penso ai tanti bambini morti sotto le bombe. Poi io lì a vedere che sono morti, che ci sono sotto le bombe o che i giornali mi dicono il vero, io questo non lo potrò mai sapere, ma sicuramente dentro di me ha riverberato qualche cosa, mi ha permesso di fare un certo tipo di esperienza. Se non ci fosse stata quella notizia, io non avrei potuto prendere, non so, la distanza, esprimere un giudizio, un'opinione, no? È tutto questo che significa vita per ognuno di noi, ciò che ci tocca e che si traduce poi in un'esperienza perché la vivo dentro di me, la sento, capisci? Allora non c'è una dimensione oggettiva, c'è una quantità di dimensioni oggettive per quanti individui sperimentano. Certo che legare tutte queste quantità soggettive che stanno cooperando all'insieme per quello che ci si incontra è qualcosa di assurdo, perché non è che io vivo un È un film, genio che io non riesce a è che io fare vivo un film questo. singolarmente e tutto intorno a me c'è il vuoto in cui io no, io vivo un singolo io e tutti gli altri stanno facendo lo stesso, legandosi in qualche modo miracoloso, tutto, cioè, Ognuna, beh, non è tanto miracoloso, è estremamente logico, perché ogni grado di coscienza fa parte di catene di gradi di coscienza, tutti collegati fra di loro, per cui ognuno ne fa un'esperienza personale, ma esprime qualcosa di analogo a quello che gli sta accanto o che viene prima o che viene dopo. Perciò ognuno ha in sé la rappresentazione che fa che tutto è come se fosse la tesserina di un puzzle. La sua presenza dentro quel puzzle lo rende perfetto. In questo senso, ognuno di noi, qualsiasi cosa stia facendo, qualsiasi pensiero abbia, in realtà sta partecipando della perfezione di tutto quanto esiste. cioè, se si può dire che è geniale, direi che è qualcosa di un supercomputer che fa una roba del genere, che mette insieme tutto questo in una logica, è una roba Sorprendente. sorprendente. E sembra che da una perdita di centro, cioè da una forma di un io che non si è creato, si concentra tutta l'energia verso un io per poi tornare a rilasciare tutto questo verso una visione, diciamo, di insieme, no? A un'unificazione, quindi unificazione come bambino piccolo e bambino adulto. Ma la domanda è una domanda del bambino, ma perché? Perché c'è uno sviluppo del sentire, ma perché una coscienza che è tutto sentire dovrebbe fare questo percorso? Da un nulla a un io, per perdere ancora una volta l'io a un altro nulla, tra virgolette, una coscienza più espansa, ma possiamo vederlo in diversi modi. Sembrerebbe la risposta di una coscienza che aumenta il suo sentire, ma che cosa aumenta il suo sentire se questa coscienza ha già tutti i sentire? Ecco, questa è una domanda che è strana, cioè non so se è l'io che parla che non capisce perché non è nell'unità, ma spiegami cosa hai capito tu di questo. E questa è una domanda appunto dell'io, perché, perché in realtà la coscienza, abbiamo detto, è tutta quanta è, cioè non si pone la questione, cioè un io che esprime se stesso in maniera molto limitata, perché la sua coscienza è molto limitata, è quello ed è quello da sempre e per sempre, non è che diventa un io più bravo e supera se stesso. L'io più bravo è un altro io che è da sempre e per sempre presente nella condizione di eterno presente, cioè i tasselli del puzzle ci sono sempre tutti e sono tutti vivi, vitali, presenti, nessuno si pone la questione del perché, perché il perché è che la coscienza si esprime perché se non si esprimesse attraverso la vita sarebbe un monolite, sarebbe qualcosa di chiuso, che non ha un'esistenza. Le molteplici forme di esistenza sono tutte presenti e tutte perfettamente partecipanti della completezza dell'insieme. Nessuna può mancare e non c'è che la coscienza A poi diventa la coscienza Z attraverso il suo percorso. La A è altrettanto importante della Z perché se non ci fosse la A mancherebbe la completezza di tutto questo quadro. Quindi Wow. sono Mi hai spiegato un po' per me il termine indiano che ci dice che la vita è una lila. Io non ho mai capito questa cosa perché dice che è un gioco, ma non è tanto il gioco per dire Dio è lì che dice non so cosa fare e mi metto a giocare. È proprio una risposta che hai dato tu adesso, no? Che lui esprime se stesso in questo modo. Non è che perché sta giocando, perché che dovrebbe cambiare tra gioco e espressione di sé.
è come dire, la vita è espressione, è come un'uguaglianza. E perché si associa anche amore, però? Cioè a un certo punto diventa anche amore, beatitudine. Perché c'è questa Sì. similitudine? Beh, perché, beh, sai, noi usiamo questo termine amore, noi spesso impropriamente, perché eh, diciamo che questo termine amore è qualche cosa che ci fa pensare al bene di tutto ciò che succede. È un termine in realtà improprio perché è la perfezione di tutto quello che accade in qualsiasi forma. Ogni e qualsiasi espressione dell'esistente è perfetta in sé e partecipa della perfezione di tutto quello che c'è. Sarebbe questa che è la coscienza assoluta che contiene in sé tutto quanto esiste, in qualche modo essendo coscienza assoluta ed essendo le esperienze che noi facciamo solo virtualmente separate da questa coscienza assoluta trasmette questa assolutezza a chiunque esiste, a chiunque vive. Ognuno di noi, per il semplice fatto di sentirsi esistente, è in contatto con la coscienza assoluta. In questo sentirsi di esistere è proprio il contatto con la coscienza, è la sensazione perfetta per farci sentire. Questo sentirsi esistere non cessa mai. Se tu pensi in ogni momento della tua vita, tu lo hai sentito questo sentirsi di esistere, è impossibile non sentirlo. Ringraziamo. Ma se tutto è perfezione, e questa cosa giuro me la porto a casa, perché questo concetto della perfezione che si sostituisce al concetto dell'amore, no? Come dicevi prima, che può essere fraintendibile perché è collegato al bene, in realtà tutto è perfetto. Se noi accettiamo, accogliamo, introiettiamo questo concetto, questa verità, non deve esistere opposizione di alcun tipo, a nulla allora, perché qualunque cosa accada, se letta nell'ottica del è perfetto così, questo implica per me, dimmi se sto andando a campi, questo implica per me non oppormi, te lo dico perché c'è una parte di me che friziona, faccio molta fatica ad arrivare a sentire che tutto è perfetto. T'arriva una malattia, tutto è perfetto così. Succede un disastro, tutto è perfetto così. Quello ti spacca la testa, tutto è perfetto Tu così. dici non mi muoverei neanche poi a questo Allora, punto, c'è spasimo, allora, no? dov'è che dove sto sbagliando? Sento come dire, rischio di leggere la non opposizione come sto lì e Un'accettazione. subisco. Aiutami per piacere a ritornare dai campi. Ma guarda, in realtà è molto semplice, è che noi, come dicevo prima, da questo insegnamento passiamo, perché lo abbiamo incontrato e quindi ci passiamo con la nostra capacità di capire che cosa ci vogliono dire. Poi portare questo a livello di coscienza è un'altra cosa, cioè diciamo, forse noi, o almeno io, sono nella fase in cui posso capire un po' com'è questo disegno della realtà nella quale viviamo. In alcuni casi ho maturato dentro di me una coscienza capace di farmi cambiare qualche atteggiamento, però sono anche una persona con le sue limitazioni e che esprime se stessa come può, no? Per cui ciò che c'è da capire in realtà è che è vero che possiamo capire, comprendere anche che tutto quanto è perfetto così com'è, però è anche vero che c'è la parte umana di noi che ancora deve crescere e maturare, che si esprime attraverso quello che riesce a fare. E direi che non è così producente che ci imponiamo di essere diversi da quello che siamo, perché la cosa importante è esprimere quello che siamo ed esserne consapevoli. Cioè capire che se io non riesco ad accogliere in casa 10, che ne so, persone che vedo per strada sofferenti perché non me la sento, vabbè, sono fatto così, arrivo fino là, non sono né San Francesco né Padre Pio, sono io, sono Enrico, io a casa mia mi piace che no, tutto in ordine, pulito, possibilmente sì, ogni tanto posso fare qualcosa per qualcun altro, ma arrivo fino lì, no? Mi confronto cioè con i miei limiti, li riconosco
e imparo che forse posso fare anche qualcosa di meglio, fin dove arrivo, ma va bene così. È tutto perfetto così. È perfetto così, esattamente. Cioè io sono perfettamente imperfetto. Ecco, questo è un applauso. Ragazzi, grazie.